Dominant Industry, linea standard, questo è il Dominant Blue, un inchiostro che si fa pagare, un inchiostro che forse ci porta anche in dote qualche caratteristica, lo vedremo nella prova di scrittura. Di sicuro nel prezzo dell'inchiostro c'è anche tutto questo ambaradan, questa coreografia che senza dubbio è molto bella, molto coreografica, però insomma alla fin fine ci paghiamo anche questa. Il calamaio è un calamaio davvero bello, particolare, un'ampolla quasi, un'ampolla moderna, stilizzata, potremmo chiamarla così, però insomma alla fin fine sono 30 millilitri. Non è tutto, perché nella confezione c'è anche una comoda pipetta. Riuscirò a farvi vedere, a percepire la reale tonalità, intensità, saturazione di questo blu, un blu che comunque insomma 25 millilitri, 15 euro più o meno il suo prezzo, non lo posiziona tra i più economici. Il produttore ce lo descrive così, come inchiostri per penne stilografiche realizzate in Corea del Sud con splendidi colori che combinano tecnologie di ultima generazione a coloranti di grande qualità. Ogni inchiostro viene creato con pigmenti riflettenti e trasparenti che incorporano la luce naturale. Guardate che razza di profondità! Una bella saturazione, una bella tinta d'inchiostro, a me piace molto, anche se poi magari può divenire quasi un già visto, però sapete, se piace poi senza dubbio insomma accontenta un po' i gusti di tutti, di tutti quelli che lo apprezzano. A me è vero che ricorda qualche blu che si spinge un po' verso il viola, perché si nota parecchio questo accento magenta, rosso scuro o comunque addirittura violaceo, però è bello pieno, una bella tonalità di blu. Questa è la stilografica. Bella proprio questa tonalità. Un inchiostro che, come qualcuno di voi avrà letto nella mia parte finale, tratto molto contenuto ma generoso dove serve. È una cosa che apprezzo di questo inchiostro, e cioè quando il pennino è sottile, come per esempio quello della mia Parker in questo caso, si comporta come un inchiostro che mantiene il tratto. Quando invece lo utilizzo su un pennino più abbondante, più generoso, è disponibile anche ad accompagnare il tratto, il flusso, quindi non è di quelli che resta indietro, comunque che tira indietro, è sempre pronto, davvero ben formulato sotto questo aspetto, perché come vedete sulla stessa carta, quando lo utilizzo con un pennino extra fine,
il tratto, eccolo qua, è bello preciso, aderente alle aspettative del pennino nominale. Lo stesso qua, e anche su pennini ovviamente con una gradazione maggiore, quindi ben venga. Passa il foglio, non guardate questa carta che ormai avete imparato a conoscere, la Pigna Evolution, che fa passare anche un acquerello, farebbe passare una tinta acquerello. Guardiamo su carte che hanno invece altri tipi di trattamento. Sulla Rhodia, come vedete, pur essendo una tinta molto satura, non c'è passaggio dell'inchiostro. La tinta è una tinta che comunque presenta qualche accenno, qualche riflesso un po' al rossastro violaceo, ma proprio inclinando la carta e soprattutto in corrispondenza di quei punti dove c'è, non so se si riesce a vedere, parecchia copertura. Allora in quel caso con un po' di luce, vedete, si vede quel magenta che emerge, però osservato in luce diurna è un blu molto coerente, un blu scuro si intende, molto coerente, appena appena votato verso il rosso. Qui siamo su carta Rhodia Uniblanc, anche qui possiamo vedere che non c'è passaggio. Questo invece è la prova che effettuo sempre con il blocco Oxford, una carta da 60 grammi, bella tonalità anche qui, anzi quasi quasi mi piace persino di più, perché questo grigio, la rigatura del grigio lo allontana un tantinello da quel rosso, da quel violetto di cui vi parlavo prima. Qui su questa carta non si notano quegli accenni al rosso, perché la carta non è in grado proprio di evidenziare quelle sfumature, però è molto coerente. Poi la capacità coprente e il contrasto, insomma, non c'è timore che non sia di grado elevato, perché si tratta di un blu anche scuro. Non passa il foglio, e nemmeno qua dove vedete che ci ho dato dentro abbastanza, insomma si vede appena in trasparenza che c'è qualcosa di scritto. Grazie Daniel per avermi prestato questo inchiostro davvero molto interessante, e grazie a voi tutti amici per aver seguito questo video e, se volete, essere con me anche per i prossimi. Ciao a tutti!